Ciao, benvenuto sul canale. Oggi mi trovo nella mia campagna e sono venuto a raccogliere dei frutti, o meglio delle bacche, dal gusto unico ma soprattutto salutare per l'organismo. Lo vediamo insieme dopo la sigla. Ciao, io sono Leo e oggi, come ti dicevo, sono venuto nella mia campagna a raccogliere dei frutti, o meglio delle bacche, dal nome di melagrana, conosciuta anche con il nome di balausta. Quindi hai già capito che l'arbusto dietro di me è un melograno, una pianta molto antica di origine asiatica, precisamente originaria del sud-ovest del continente asiatico. Con il tempo si è diffuso dappertutto, in particolar modo in zone in cui il clima è più caldo. In Italia infatti troviamo coltivazione di melograno soprattutto al centro e al sud Italia. Per gli amici del nord, tranquilli, può crescere anche da voi, basta metterlo in una posizione ottima e riparato dai venti gelidi. Prima di continuare voglio ricordarti, se non l'hai ancora fatto, di lasciare un like in modo tale che questo video arrivi a più persone e di iscriverti al canale in modo da non perderti altri video come questi. Ma ora torniamo al nostro melograno. Come ti dicevo è un arbusto, ma può essere potato in modo tale da dargli una forma ad albero, con altezze che non arrivano ai 4-5 metri. Le foglie, come puoi vedere, sono allungate, caduche e le sue dimensioni sono abbastanza piccole, dal colore rosso nei giovani germogli e vira poi verso il verde durante la crescita. Questa pianta può essere riprodotta in diversi modi. Il modo più semplice è tramite i polloni che fuoriescono dalle radici, ma può essere riprodotta anche tramite talea, in acqua o in terra e tramite margotta. Un altro modo con il quale possiamo riprodurre questa pianta è tramite i semini presenti all'interno del frutto. Quello che può succedere quando coltiviamo una pianta nata da seme è che i frutti potrebbero essere diversi dalla pianta madre. Per esempio, se questa pianta mi dà frutti dolci, non è detto che la pianta nata da seme ci darà gli stessi frutti. Questo è dovuto a variazioni genetiche o impollinazioni varie, che ne parleremo sicuramente in un altro video. A questo punto, visto che abbiamo parlato di semi, avviciniamoci al frutto, che come puoi vedere è attaccato al melograno tramite il picciolo. Per staccarlo dal ramo utilizzo una forbice. Ecco qua il nostro frutto, bello e profumato. I suoi colori mi ricordano l'autunno. Questo rosso che si mischia al giallo e al marroncino è spettacolare. La natura è spettacolare, ci regala dei doni dalle mille proprietà. E non sto scherzando. Questi doni naturali contengono al loro interno un sacco di proprietà benefiche, tra cui spicca la vitamina A, la vitamina C ed elementi essenziali come sali minerali, fosforo e tanto potassio. Bene, adesso è arrivato il momento di raccogliere un po' di frutti e portarceli a casa, dove vi mostrerò come fare il succo di melograno. Ragazzi, vi ricordo che il melograno ha le spine, quindi utilizzate i guanti, non fate come me. Ecco amici, siamo rientrati a casa con un bel cestello di melagrana. Alcuni li ho messi da parte e li darò in regalo a qualche amico che apprezzerà di certo, anche perché chi è un abile intenditore capisce che questo frutto è un vero toccasana. Vediamo adesso il frutto da vicino. È formato dal picciolo nella sua parte superiore e nella parte inferiore invece vi è questa corona che non è altro che il residuo del calice florale. All'interno ci sono un sacco di chicchi ricoperti da una parte rossa e succosa che prende il nome di arillo. Lo sciacquiamo sotto acqua corrente per eliminare polvere e impurità varie. E adesso voglio farvi vedere due modi su come fare il succo di melograno senza sporcarvi. Per precauzione comunque metto il grembiule. Eccoci qua. Il primo metodo che voglio mostrarti è con l'utilizzo dello spremipatate. L'operazione è abbastanza semplice. Basta mettere i semini contenuti all'interno della melagrana e tramite pressione il succo uscirà dai fori, mentre la parte grossolana, semini e scorze varie resteranno all'interno. Prima di far questo ti mostro come aprire la melagrana. In modo semplice andiamo a tagliare con un coltello seghettato la parte inferiore del frutto, in questo modo.
Osservando la melagrana possiamo notare che all'interno del frutto sono presenti, oltre agli arilli, delle linee gialle che dividono gruppi di semini in spicchi. Partendo da queste linee possiamo aprire la melagrana in spicchi come un'arancia e in questo modo è più semplice tirar fuori tutti i semini senza sporcarci troppo. In questo modo. Con la melagrana aperta in questo modo è più semplice tirar fuori i semini. Li metto in una ciotola e non preoccuparti se oltre agli arilli ci sono scorze varie. Passiamo adesso il tutto nello spremipatate e schiacciando notiamo la fuoriuscita di questo concentrato di melagrana, ricco di vitamina C e antiossidanti e tanto potassio. Ecco qua il nostro succo di melograno. Lo passiamo in un bicchiere e utilizzo un colino in modo da eliminare parti grossolane all'interno. Tieni amore, questo è per te. Cos'è? Succo di melagrana. Sì. Com'è? Buonissimo. Il secondo metodo è a mio avviso più semplice. Con l'utilizzo di uno spremiagrumi andiamo ad aprire in due il melograno, come se fosse un'arancia. Un po' più dura direi. Vado ora a spremere metà melagrana come per il succo d'arancia. La parte grossolana, semini e scorze resteranno su, mentre tutto il resto, la parte liquida, scenderà giù. Con l'utilizzo di un cucchiaio spremo ulteriormente alcuni semini che non si sono schiacciati bene. Con un melograno sono riuscito ad avere un bicchiere di succo. Continuo a spremere tutti gli altri melograni. E conserverò il succo in una bottiglia e per colazione avrò per un po' di giorni il mio succo di melograno, ricco di proprietà benefiche per l'organismo. Va chiarito che questo succo andrà consumato tenuto in frigo in 3 giorni di tempo, per non perdere tutte le proprietà benefiche a causa dell'ossidazione. Oppure puoi fare delle marmellate o gelatina, o ancora conservato in freezer per circa 3 mesi. Bene, il video termina qui. Se ti è stato utile lascia un like e per supportarmi iscriviti al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana. Alla salute! Ciao!